Quali sono i fattori fondamentali nello sviluppo di un portfolio di qualità? Naturalmente occorre fare attenzione non solo alla sostanza, ma anche alla forma, tenendo conto di 3 aspetti fondamentali: la scelta del tema, la completezza dei materiali presentati, la coerenza nella selezione dei materiali. Quale tema scegliere è essenzialmente una decisione personale. Vi suggeriamo di concentrarvi sugli argomenti che maggiormente vi hanno interessato, sia nei corsi che nei laboratori, nonché sugli spunti emersi durante i seminari, dallo studio di fonti bibliografiche o da occasioni di confronto e formazione libera che avete vissuto nella carriera triennale di studente di architettura, come mostre e conferenze. La sfida è quella di individuare un tema originale, che non sia generico, ma specifico e possibilmente trasversale alle esperienze fatte nel percorso del triennio, che non sia approssimativo o generalista, ma ben documentato rispetto al dibattito tecnico-scientifico. Per fare un esempio, il tema l'architettura sostenibile è così vasto da non consentire letture critiche originali e risulta impossibile da affrontare in un testo critico che non sia banale, mentre per dire forma dell'edificio e sostenibilità è una declinazione più focalizzata che lascia libertà di ragionare con consapevolezza critica sulle scelte fatte nelle esperienze di progetto, argomentando con riferimenti e casi studio. Oppure ancora, la luce in architettura è un altro tema ampio e troppo superficiale, mentre una lettura come luce naturale e luce artificiale consente di sviluppare un discorso sicuramente più approfondito. Definire questo taglio critico coincide sostanzialmente con la formulazione della domanda di ricerca di cui abbiamo già parlato e si traduce nella scelta di un titolo chiaro ma sintetico e centrato. L'elaborato deve poi essere completo dei materiali richiesti e delle informazioni a corredo. In questo senso non va inteso semplicemente come una raccolta dei lavori fatti, ma come un'occasione di ulteriore approfondimento e rielaborazione, come dovrà emergere nell'abstract, nell'indice ragionato, nel testo critico e nei relativi apparati iconografici e nella bibliografia. Riportiamo qui un elenco dei materiali richiesti, rimandando al regolamento della prova finale per una descrizione più approfondita. Si tratta di copertina, abstract in italiano e in inglese di circa 2000 caratteri, indice con sintesi ragionate, testo critico di circa 15.000-20.000 caratteri che spiega la chiave di lettura tematica delle esperienze presentate, le tavoline A3 che raccolgono da un minimo di 3 a un massimo di 5 tra le esperienze di progetto e di studio svolte nel triennio, rielaborate in un numero da 10 a 15 tavole. Queste tavole devono essere organizzate con attenzione al rapporto tra testo e immagini, all'interpretazione del tema e alle informazioni richieste ed eventualmente possono essere arricchite con altri riferimenti. E infine bibliografia e fonti delle immagini che documentano la ricerca svolta sul tema. Una volta deciso il tema, occorre porsi il problema di come meglio rappresentarlo, attraverso la selezione coerente e significativa di materiali, riferimenti e immagini in funzione della massima chiarezza. Tornando al tema preso prima come esempio, ovvero forma dell'edificio e sostenibilità, sarà importante mettere in evidenza l'articolazione volumetrica o la compattezza nei progetti e nei riferimenti, utilizzati come esempi analoghi o antitetici, attraverso rappresentazioni in pianta e o sezione verticale o anche attraverso restituzioni 3D. E ancora rispetto al tema luce naturale e luce artificiale sarà opportuno illustrare i materiali di progetto o riferimenti anche attraverso rielaborazioni, dettagli o sezioni che evidenzino come la luce nell'edificio entra attraverso le aperture nell'involucro o come sia invece integrata l'illuminazione artificiale. Chiarezza e sintesi sono fondamentali nella comunicazione del lavoro svolto, soprattutto considerando i tempi contenuti della presentazione in sede di discussione.